and more energy in manufacture. In questa maniera noi consumiamo perché dobbiamo estrarre le materie prime per produrre gli oggetti e quindi produciamo molti rifiuti solidi. And upstream, we're producing a lot of solid waste, air pollution, water pollution, and carbon dioxide. E quindi per la produzione noi facciamo 4 sbagli fondamentali: produciamo molti rifiuti, inquiniamo l'aria, inquiniamo l'acqua e produciamo moltissima anidride carbonica. And all this carbon dioxide and energy use is producing global warming. E questo è uno dei motivi per cui c'è l'incremento della temperatura e il global warming. So, how do the various ways of handling waste impact this picture? Quali sono le buone pratiche che possono impattare, quindi possono ridurre la società lineare, il consumo lineare? Discarica, landfilling. When you bury waste, you have to go all the way back to the beginning and start all over again. Questa è una delle soluzioni più negative, la discarica. Noi andiamo a buttare nella discarica degli oggetti finiti e quindi siamo costretti per sostituirli a produrne di nuovi. So there's no change. Landfilling is not a sustainable solution. E c'è scritto, devi tradurre. Inceneritori. When you burn something, again, you've got to go all the way back to the beginning. E l'inceneritore fa esattamente la stessa soluzione, cioè quella di dover produrre un'altra volta degli oggetti che noi abbiamo buttato e abbiamo bruciato. This is business as usual. But when you recycle materials back to industry, you cut out the impacts of extraction. Quando noi ricicliamo il materiale, automaticamente evitiamo che ci sia la produzione di nuove materie. So going to step 2, instead of step 1, you cut out the impacts of extraction and transport. E questa è la figura nella quale si vede che riciclando il materiale le prime 2 caselle vengono automaticamente evitate. And if you reuse the whole object, you cut out the impacts of both extraction and manufacture. Quindi riusando gli oggetti chiaramente abbiamo lo stesso impatto, quello di tagliare la produzione di nuovi oggetti. You're cutting out both steps and one and all those impacts. È il secondo taglio nell'economia lineare. And when you compost clean organics, you reduce the impacts of the manufacture of synthetic fertilizers. E lui batte molto sul compostaggio, perché il compostaggio il compostaggio fatto in maniera pulita e organica riduce l'impatto soprattutto della manifattura dei concimi chimici. And this is extremely important for food production. E questo è molto importante per la produzione di cibo. Let me go through the benefits of composting. It puts nutrients and structure back into the soil, and it treats the soil as an ecosystem. Il primo beneficio del compostaggio è quello che porta materiale nutriente, quindi chimicamente nutriente, e struttura l'interno del suolo e trattiene nel suolo l'umidità e lo fa diventare un ecosistema. Which is quite different from a lot of modern agriculture. Treats the soil as something to stick plants into. And then man provides water and pesticides and synthetic fertilizers to this thing. No attention to the structure of the soil. E l'agricoltura intensiva provvede a piantare, quindi attraverso l'attività umana, le piante da sopra, non si occupa di quello che è il grande, il suolo, no? Quello che c'è al di sotto, non si occupa delle radici e mette da sopra acqua e fertilizzanti chimici per fare in modo che crescano le piante. The soil has millions of organisms. Nel suolo ci sono milioni di organismi. And we're beginning to find the same thing with ourselves. We have millions of organisms in our body, in our stomachs, in the gastrointestinal. E dobbiamo We have to live with these organisms. They're good for us.
Invece i batteri sono fondamentali per la struttura, anche nel nostro corpo abbiamo milioni e milioni di piccoli organismi che contribuiscono alla nostra vita. In short, composting supports organic agriculture, sustainable agriculture. Il compost aiuta a supportare la coltivazione organica, quella naturale. And very important in a hot climate like Italy, compost holds onto water. È molto importante questa pratica perché questa pratica aiuta il suolo a trattenere all'interno l'umidità e l'acqua. And it also holds onto carbon. E inoltre aiuta a trattenere il carbonio, che è uno dei gas che contribuiscono all'innalzamento della temperatura per l'effetto serra. You see those bits of wood there? That's cellulose, that's fixed carbon, fixed carbon. Questo tipo di materiale fissa il carbonio nel suolo. If you put that into an incineratore, immediately it's carbon dioxide, it's global warming. Mentre invece quando si brucia questo materiale nell'inceneritore si libera il carbonio e oltre al carbonio si liberano diossine, PCB nell'aria. But with composting it holds on to this wood for many months, maybe several years. So we need healthy soil to produce healthy food, to produce healthy people. Noi abbiamo bisogno di suolo salutare per produrre cibo salutare, per avere della gente sana. So when you're in the hotel business and you're serving food to your customers, you must remember what has produced that food. Voi che siete proprio nel settore alberghiero e turistico, dovete ricordarvi queste parole, perché dovete dare chiaramente un cibo salutare e i clienti vi saranno grati. We need much more communication between restaurants and hotels and farmers. C'è bisogno di molta più comunicazione fra le scuole e gli hotel e i ristoranti con i coltivatori. And you are in between. Voi siete in mezzo. So summarizing, as far as sustainability is concerned, every ton of waste that we landfill or burn takes us in the wrong direction. The wrong direction as far as sustainability. La via per la sostenibilità concerne ogni tonnellata di rifiuto sversata nelle discariche o nell'inceneritore ci porta in una direzione sbagliata. Whereas every ton that we compost, every ton that we reuse, every ton that we recycle takes us in the right direction towards sustainability. Quindi invece ogni tonnellata che riusciamo a sottrarre a quel tipo di sistema, ma facciamo compostaggio, riuso e riciclo, ci porta in una direzione corretta. So the waste problem is not going to be solved by magic machines like inceneritore. Il problema dei rifiuti non si risolve con delle magiche macchine tipo l'inceneritore, But with better organization, con una buona organizzazione sempre migliore, better education, un'ottima educazione and better industrial design. e il disegno industriale. Which brings us to the 10 steps to zero waste. Questa è la nostra via verso i rifiuti zero, 10 passi. And here they are. Here are all 10 steps. And the idea is those first 9 steps will reduce the amount of waste that we put into temporary landfills, because we want to see them end, so that by 2030 there's very little, poco poco, going into the landfill. E questi sono le nostre 9 soluzioni per arrivare alla 10ª, che è quella di evitare la discarica. Adesso vi illustrerai i 10 passi. Now I'm going to concentrate on Montesarchio because it's of interest, I think, to you. But I have a few words to say about some of the other steps. Non si farà tutto il percorso di 10 passi perché qui è meglio parlare di quello specifico che riguarda la vostra scuola, quindi parlerà del compostaggio e qualche cosa di più generale. Step 1, source separation. Il primo passo è separazione alla fonte. These 10 things make waste.
Queste sono le macchine magiche di Paul, le mani. We make waste by mixing everything together. Noi facciamo rifiuti nei momenti in cui li mettiamo insieme. But these 10 things can save resources by keeping these materials separate. Con le mani invece noi riusciamo a fare diventare quello che gettiamo via, rifiutiamo, delle risorse, semplicemente con la separazione. So these 10 steps begin with everybody. Everybody has these 10 things. Everybody can choose either to make waste or to save resources. Ognuno di noi può fare la sua parte, basta usare le mani per fare diventare il rifiuto risorsa. Step 2, raccolta porta a porta. Not Bruno Vespa porta a porta. Raccolta porta a porta. And this is what it looks like in San Francisco. Adesso vediamo cosa succede a San Francisco. Once a week, they pick up 3 containers. One for the multi-materiali, one for the frazione organico, and one for the frazione residual. Once a week. A San Francisco una volta alla settimana si raccoglie dai 3 contenitori che vedete sono per multimateriale, frazione organica e indifferenziato, ma solo una volta alla settimana. In Italy, you have more elegant systems. Capaneri, back to Rossano Accalini. Capaneri, the same trucks pick up different materials on different days. So on Monday, they pick up organico. Tuesday, the multimateriali, and so on. L'esempio di Capanno, di cui parlavo prima a proposito di Rossano Ercolini che vive lì, è più elegante il sistema di Capanno perché lo stesso camion va il lunedì per l'organico con un calendario settimanale. And important, this method saved Capaneri money. Il messaggio importante è che a Capannoli hanno ridotto l'importo della tassa sui rifiuti. In Spain they are copying this system. They call it the Italian method. In Spagna hanno copiato questo sistema e lo chiamano sistema italiano. So this is a town, Anani, in Basque Country in Spain, and you see they've got the similar system. Different days, different materials. In Hernani, che è un paesino del nord della Spagna, hanno copiato questo sistema e hanno fatto un calendario che ricalca quello di Capannoli. But they've added a Spanish twist. Instead of putting the containers on the ground, they put them on hooks. Però non avendo spazio hanno pensato di comunque avere un sistema più innovativo rispetto al nostro, hanno posato dei ganci lungo la parete al quale vengono attaccati i biloncini dell'organico. This is the containers for the organic fraction. Now you notice that container is on a hook, and that number is the number of your household. You're the only household in Anani that can use that hook, and that number is on all your containers. E chiaramente hanno identificato, per fare in modo che non si mischiano, c'è un'etichetta vicino al totem o vicino al muro dove il container della persona, quindi è anagrafizzato, viene posizionato vicino al... And if you don't have a wall, you can do the same thing on steel posts. E dove non hanno i muri utilizzano dei totem di acciaio. Now in Castelnuovo, in Sicily, they have a problem. Very narrow and steep streets. E in Castelnuovo in Sicilia hanno un problema di strade molto strette, un po' come nel centro antico di Montesarchio. And they've had to develop a special collection system. Usano uno speciale sistema di raccolta. It's the Ragusa donkey. The donkey goes door to door. È un l'asinello. And the cittadini, they love the donkeys, they feed them carrots. I cittadini lo amano e gli danno cibo come carote. And the tourists love the donkeys. E i turisti amano l'asinello, è diventato un'attrazione turistica. And there's a human story here because this man, before he had the donkeys, was an alcoholic. And he missed many days of work. But since he's had the donkey, he hasn't missed any day of work. Questa è una bella storia perché quell'uomo che vedete vicino all'asinello prima era un alcolista e invece con questa sintonia con l'asinello lui si è salvato e adesso è contento di dare il suo contributo alla società. Now it's an important message here because zero waste is not just about saving resources, saving material resources. It's about saving people. People need jobs and people need respect.
Il messaggio del Zero Waste non è semplicemente una separazione dei materiali, è invece un investimento sul futuro di persone che hanno bisogno di lavoro e di rispetto. Questa è una soluzione: lavoro e rispetto. So, where did and why did porta a porta, raccolta porta a porta, develop in Italy? Why? Why? Because for many, many years, people took the waste of 100 yards, 100 meters, and put it into a container at the side of the road. Pensiamo, perché è partita la raccolta porta a porta in Italia? Fino a qualche tempo fa le persone portavano nei cassonetti e nei container anche per centinaia di metri il rifiuto. In about 1995, farmers in the Milan area went to the agricultural school in Pacalamonza and said to the professors there, where can we get more organics for our soil? Nel 1995 a Milano gli agricoltori a un certo punto sono andati alla scuola del parco di Monza chiedendo: come posso fare io ad avere del concime organico per poter coltivare i miei terreni? And Enzo Favorino said there's plenty of organic material in the domestic waste stream, but you can only use it in agriculture if you get it clean. Enzo Favorino, che è poi uno scienziato anche lui della scuola di Monza, disse: ma scusatemi, è molto semplice, basta prendere dell'organico pulito dai rifiuti e dopodiché lo potrete usare. And the only way you can get it clean is porta a porta, raccolta porta a porta. E l'unico modo per avere dell'organico pulito è fare la raccolta porta a porta. So when you hear about zero waste and you hear about porta a porta, it's come about because of farmers. E quindi questo sistema porta a porta è stato fatto principalmente perché c'è stata questa richiesta e bisogna farlo per gli agricoltori. So step 3, compostagio. Compostagio. We need composting in our homes, in our backyards. Like here, Paul, like in the office. Yes. And we need compostagio in our schools, in our prisons, in our universities, in all our institutions. And we need composting in our communities, community gardens, community composting. And we need to compost on farms and co-compost on farms. È molto importante il compostaggio, addirittura lui suggerisce il compostaggio di comunità o il co-compostaggio con gli agricoltori, specialmente se ci sono giardini, garden, orti sociali, orti sinergici. Chiaramente in quelle situazioni si può utilizzare maggiormente la pratica del compostaggio. So we start with lots of composting, but finally we have to back this all up with a centralized composting. Quando poi non c'è possibilità di fare chiaramente diversamente nelle grandi città, all'ultimo si può mettere il compostaggio centralizzato. Now, in this little town of Prestine, Wales, they have community composting. It's interesting to compare the next few slides with the slides that you showed us here this morning. È molto interessante questa esperienza di compostaggio di comunità presente in Galles e lui lo compara con l'esperienza che state portando avanti voi. So first of all, you shovel out the compost into containers and get it to the gardens. Questo è un esempio pratico di come una comunità che faccia compostaggio porta dai container il compost e poi si attrezza per coltivare degli orti e dei giardini. And then later on these gardens produce food which you can share with the whole community. So you have a microcosm of what we want to see larger. Quando si fanno gli orti sociali, chiaramente c'è la possibilità di condividere con gli altri i prodotti dell'orto e questo crea comunità, si condivide. But remember, to use compost in agriculture, you've got to get the organics clean. Now in Anani, Spain, look at what they're doing. Incredible. Here's the Frazione Organico, and they've analyzed it, and it is 99.76%
pure. That is incredibile. E in Hernani avete visto, attraverso quel sistema di contenitori alla parete oppure al totem, sono riusciti a raggiungere la purezza dell'organico del 99-76%, ed è incredibile. In San Francisco they know that most of their organic waste is going to come from restaurants and hotels. That's why they've made it 25% cheaper to put out clean organics as opposed to mixed waste. La città di San Francisco ha investito molto sui ristoranti e sugli hotel, dando uno sconto del 25%, e questo ha portato chiaramente ad una grande produzione di organico più pulito, con lo sconto e l'incentivo alle aziende della ristorazione. And they send out municipal workers to educate the kitchen staff to make sure that they put the right material into the composting. E chiaramente la municipalità ha investito sull'educazione degli operatori per fargli capire quali materiali devono essere messi nella frazione organica. Now San Francisco has a centralized composting facility. Notice it is surrounded by farmland, farmers all around. Questo è l'impianto di compostaggio di San Francisco, che è inserito all'interno della comunità agricola. Questo perché voi, just one word, noi abbiamo qui in Campania, o comunque in Italia, la sindrome not in my backyard, no? Quindi chiaramente quando si parla di mettere una facility su una fabbrica, un impianto, una cosa del genere, immediatamente abbiamo le comunità che si sollevano. Ma se un impianto di compostaggio ha del materiale pulito, viene gestito a monte, l'impianto di compostaggio è dimostrato che sta in mezzo alle campagne, non produce inquinamento, anzi produce del buon compost che serve per fertilizzare chiaramente i campi intorno. And the farmers are using this compost to grow fruit and vegetables to go back to San Francisco. E quindi l'organico che viene da San Francisco viene compostato e poi dato ai produttori che producono frutta e verdura, che torna a San Francisco, e questo è il principio della circular economy. The circular economy, yes. And 200 vineyards are using the compost to produce wine. Oltre 200 vignaioli usano il compost per produrre dell'ottima uva. Now the important thing about compost, remember, is it holds onto water. And in these vineyards in the summer it's very hot, and there's enough water in the compost to support the vines. E la cosa importante proprio per i problemi del global warming, no? Quindi del cambiamento climatico, in San Francisco, così come anche da noi, a quest'anno non abbiamo avuto pioggia per 5 mesi, no? La cosa importante del compost è che trattiene l'umidità nelle radici, e quindi anche se c'è una minore quantità di pioggia, riesce a trattenere nelle radici l'umidità. And not only does the compost support the vines, but it supports the cover crops between the vines. Non è che il compost supporta il vino, però supporta le radici per fare in modo che possano crescere bene le viti. And you see the cover crops here, which the roots go deep. That's absorbing carbon from the air, carbon dioxide from the air into the roots, and the roots are also providing fertilizer, natural fertilizer for the grapes as well. E qui ci parla dell'importanza delle radici, no? Perché le radici hanno la triplice funzione, quella di assorbire l'acqua, quella di diventare poi fertilizzante per il terreno e di assorbire una quantità di carbonio che è la principale causa dell'effetto serra. Now, step 4, recycling. I think most of you have an idea of what recycling is, so I want to go on to step 5. Il passo 4 lo saltiamo perché non è interessante in questo contesto, passiamo al quinto passo. Reusare. Riusare. Here is a facility in Berkeley, California, which has been running for 30 years. It grosses $3 million a year, and most of that money is going into 37 well-paid jobs. Questa struttura si chiama miniera urbana, Urbanur, e questa Urbanur opera da oltre 30 anni, fa circa 3 milioni di fatturato e utilizza 37 persone ben pagate full time. And these are like giant shopping malls for second-hand goods.
E questo è un ottimo sala esposizione per ottimi prodotti di seconda mano. This jacket is from a reuse operation. Questa giacca è stata comprata lì, 5 euros. 5 euro. My tie, 3 euros. La sua cravatta 3 euro, My belt, 2 euros. la sua cintura 2 euro, tutto da Most of lì. my wife's clothes are from the reuse. Anche sua moglie va a comprare le cose di Moro. But the most valuable material that comes through these operations is building materials. Un'altra cosa importante per il riuso è il riciclo dei materiali da costruzione. And in Vermont, on the other side of America, Vermont, they are taking unemployed people and training them to repair large appliances, small appliances, electrical goods, and even computers. E nel Vermont, in un'altra parte degli Stati Uniti, hanno preso delle persone che non lavoravano, le hanno addestrate per la riparazione di grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, apparecchiature elettroniche o computer. And after 9 months, they help them to get a job. And remember, people need jobs and they need respect. E dopo 9 mesi sono stati addestrati e ricordiamo bene, le persone hanno bisogno di lavoro, di buon lavoro e di rispetto. And this is linked to a deconstruction company that's taking down old buildings. E quindi la compagnia Resource, dopo l'addestramento, ha cominciato anche ad operare per la decostruzione degli edifici. More jobs. Molto lavoro. And materials, some of these materials can go into new buildings. E tutti questi materiali vengono recuperati per andare in nuove costruzioni. And other materials can be used to make beautiful furniture. Ed altri materiali possono essere riutilizzati per costruire nuovi prodotti. More jobs. Ancora molto lavoro. And in Campari, they have a truck that goes around town and picks up furniture. E in Capannori, per la raccolta dei materiali di seconda attività, c'è quel furgoncino che va in giro per raccogliere sul territorio questi prodotti. Not only do they sell the old furniture, repair the furniture, but they actually also make some new furniture. E attraverso il recupero dei prodotti, delle finiture, le chiamano, cioè i pannelli ed altro, addirittura ricostruiscono mobili nuovi dai materiali gettati via. Jobs. Lavoro. More jobs. Ancora lavoro. And then they also are collecting material like leather and textiles and making new products out of those. Il comprensore di Capannori, ci sono molte aziende di pelle, fanno molto rifiuto di pezzi di pelle inutilizzabili per le loro grandi produzioni e hanno studiato dei modi anche per recuperare questi secondi materiali per fare nuove cose più piccole. Then they sell all these things to the public. E tutto ciò viene messo in vendita per il pubblico in questa struttura. And make money. Si ha lavoro e Now in Gothenburg, Sweden, they've taken this one step further. in Gothenburg in Svezia abbiamo un altro step ancora. A large reuse park. Abbiamo un enorme parco del riuso. When you go in, there's a band playing. Quando noi entriamo ci sono orchestrine che suonano. When you walk around, there are clowns to entertain the children. Quando ci camminiamo all'interno ci sono dei clown che intrattengono i bambini. When you go to the toilet, it's an art gallery. Quando andiamo nel bagno troviamo questo tipo di esposizione, sembra una galleria d'arte. And they have rock concerts for teenagers. E ci sono anche dei concerti rock per i teenagers. And the entrance fee is 20 PET plastic bottles. E per entrare, che è gratis, c'è bisogno però di avere recuperato 20 punti di plastica, di bottiglie di plastica per il recupero. Education. Educazione. Education by doing. Educazione con il fare. And there's my favorite. This is the famous Swedish separating dog. This dog can separate multi-material